Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi andremo a vedere insieme un qualcosa di diverso rispetto al solito, ovvero ci focalizziamo sulle auto della nostra storia, quelle più iconiche, quelle che ci hanno fatto più battere il cuore, ma soprattutto quelle che tuttora sulle strade che percorriamo quotidianamente ci lasciano sempre un sorriso molto piacevole. Prima di iniziare però a vedere il modello che tratteremo nel video di oggi, invito tutti quanti voi ad iscrivervi al nostro canale, attivando anche la campanellina delle notifiche, utilissima per ricevere tutti gli aggiornamenti sulle nostre prossime uscite e soprattutto seguirci anche sui nostri canali social Facebook ed Instagram. E non per ultimo ragazzi, mi raccomando, il nostro sito www.wedrive.tv, dove lo aggiorniamo costantemente con articoli, news, prove. Bene, oggi andremo a trattare insieme un argomento molto particolare, un'auto molto importante della nostra storia che soprattutto negli anni 50, 60 e 70 ha caratterizzato la mobilità italiana. Sto parlando della Fiat 500 e più nello specifico nella sua declinazione sportiva, sviluppata e potenziata da Carl Abarth. Sto parlando appunto della Fiat Nuova 500 Abarth. La Fiat Nuova 500 Abarth fu una vettura prodotta da Carl Abarth su base meccanica della Nuova 500 in varie cilindrate e allestimenti dal 1957 al 1971. La Nuova 500 fu presentata nel 1957 e Abarth realizzò subito una versione elaborata sia nella meccanica che nell'estetica. Fu una vettura elaborata usando pezzi speciali costruiti dall'Abarth che mantennero pressoché immutate l'aspetto estetico ma non quello meccanico, molto più importante per prestazioni e tenuta alla guida. Nel 1963 fu presentata la sua declinazione 595, una versione più sportiva, più pepata, capace di raggiungere velocità molto più importanti rispetto alla sua declinazione normale. Essa fu prodotta alla fine del 1971 in due serie. La prima, dal 63 al 65, aveva la carrozzeria della 500D. La seconda, dal 65 al 71, aveva la carrozzeria della 500F. L'Abarth riceveva dalla Fiat le auto incomplete e montava poi su di esse i suoi pezzi speciali. Tali parti erano composte principalmente da un cruscotto con quadro specifico provvisto di tachimetro, contachilometri, contagiri, indicatore livello benzina, indicatore temperatura olio, un volante a tre razze, un carburatore Solex C28PB montato su apposto alloggiamento in alluminio, coppa olio in alluminio, sistema di aspirazione e anche uno scarico dei gas specifici. È giusto anche menzionare il fatto che su queste versioni speciali più potenti il portellone posteriore che chiudeva il motore posto sul retro della vettura, molto importante questo da ricordare in quanto era una delle pochissime auto che per quanto avesse condizioni e dimensioni molto compatte, parliamo di circa 3 metri di lunghezza e 1,25 m di larghezza, aveva il suo alloggiamento del vano motore del motore posteriormente ed una trazione posteriore. E nonostante queste dimensioni molto compatte, essa raggiungeva velocità ben superiori ai 100 km/h, con punte in alcune versioni ben più alte di altre vetture più potenti e grandi che grazie alla sua massa ridotta, pari a soli 470 kg, erano appunto capaci di raggiungere punte di 130 km/h e 140 km/h rispettivamente per le versioni 695 e 695 SS. Nel settembre del 1965 fu introdotta la 695 SS Assetto Corsa, nella declinazione quindi più sportiva di questa piccola bestia, sostituita poi nel 1969 dalla 695 SS Competizione. Fu molto comune e frequente in quegli anni, soprattutto da parte degli acquirenti, comprare anche le cosiddette cassette di trasformazione Abarth, cassette che consentivano di poter modificare la propria Fiat Nuova 500 rendendola così più aggressiva e sportiva, senza limitarne la circolazione alla sola pista. Le versioni più importanti che ricordiamo di questo modello iconico furono appunto la 500, prodotta dal 57 al 63, la 595 dal 63 al 71, la 595 SS dal 64 al 71, la 695 dal 64 al 66, la 695 SS dal 64 al 71, la 695 SS Assetto Corsa dal 65 al 69 e non per ultima di importanza, poiché è la più potente e la più spinta di tutte quelle che vi ho elencato fino ad ora, la 695 SS Competizione, prodotta dal 1969 al 1971.
Ebbene però, parlando di 500, o meglio della vecchia nuova Fiat 500 Abarth, menzionare ovviamente anche l'attuale modello che dal 2008, ancora in produzione oggi, regala notevoli emozioni, in quanto appunto sempre sulla base del prodotto Fiat, Abarth continua ad elaborarci differenti versioni. Basti pensare che la più potente è bensì una declinazione che ne sviluppa 215 cavalli. Ovviamente il modello appena citato rappresenta la massima potenza di espressione capace di poter essere prodotta da un modello di questo tipo. Le più diffuse che possiamo trovare per strada in questo periodo sono versioni a 140-160 cavalli, in declinazione variante anche cabrio, quindi Abarth 500C, o alcune molto particolari, più per estetica che per le loro prestazioni, quali l'Abarth 500 Rivale, Abarth 500 Tributo Ferrari o Abarth 500 Tributo Maserati. Bene ragazzi, questo video purtroppo volge al termine. È importante però ricordare a tutti quanti voi di poter parlare e anzi farci domande e chiacchierare qui sotto nei commenti con noi di tutto quello che vi suscita ancora questa piccola auto, se ne avete posseduta una, se avete avuto la possibilità di poterne elaborare una o anche più semplicemente nel corso degli anni averne vista una per le strade piuttosto che in pista, magari in una bellissima domenica di una calda estate. Detto ciò, io non posso fare altro che salutarvi, invitarvi a lasciare un mi piace nel caso questo piccolo video vi sia piaciuto e soprattutto ricordare a tutti quanti voi che per noi è fondamentale che voi siate capaci di seguirci come? Iscrivendovi al nostro canale, attivando la campanellina delle notifiche, seguendoci anche sui nostri canali social Facebook ed Instagram, ma soprattutto anche sul nostro sito www.widrive.tv. Al prossimo appuntamento!